Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. Oggi, vigilia di Natale, vedremo insieme una canzone natalizia italiana molto famosa e conosciuta in Italia, non tanto all'estero. In realtà è molto italiana, 100% made in Italy questa canzone, molto tradizionale, e la sentirete molto spesso se mai vi troverete in Italia durante il periodo dell'Avvento, il periodo natalizio. La canzone è Tu scendi dalle stelle. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, cosa faremo in questa lezione? Ascolteremo degli estratti della canzone e poi vedremo il testo parola per parola, così che vi aiuterà nella comprensione e anche a cogliere il significato che c'è dietro le parole di questo testo, di questa canzone. Intanto vi do un'introduzione a Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle è una canzone molto antica che è stata composta nel 1754 dal vescovo e santo di origine campana Alfonso Maria de Liguori nello stile di una pastorale e veniva spesso accompagnata dalla zampogna, da questo strumento musicale qui molto tradizionale. Si tratta di una canzone religiosa, è molto religiosa questa canzone, Tu scendi dalle stelle, e la si sente molto spesso in chiesa, nei concerti, proprio nel periodo dell'Avvento, Natale e poi fino all'Epifania, quindi in tutto il periodo natalizio. Ed è una canzone piuttosto lunga, composta da diverse strofe, ma in realtà in questa lezione ci concentreremo sulle prime due strofe perché sono quelle più comunemente cantate e poi che sentirete più spesso, insomma. Però vi lascio poi sotto il video, nella descrizione, vi lascio poi il testo completo se siete curiosi a darci un'occhiata. Allora, adesso iniziamo proprio con la prima strofa e la ascolteremo insieme. Adesso. Allora, vediamo un po' di analizzare quindi il testo parola per parola. Allora, tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Allora, tu scendi dalle stelle perché Gesù è il re del cielo, quindi il re del cielo si riferisce a Gesù, è mandato dal cielo, quindi scende dalle stelle, scende insomma dal cielo, ok? E viene in una grotta al freddo e al gelo. E vieni in una grotta al freddo e al gelo. Qui il verso viene ripetuto e si riferisce qui alla grotta di Betlemme, dove secondo la tradizione biblica è nato Gesù. Quindi la grotta al freddo e al gelo perché? Perché insomma, secondo poi anche qui la narrazione biblica, non c'era posto per Maria e Giuseppe in nessun albergo della regione, quindi sono dovuti andare in questa grotta. Maria ha partorito nella grotta, quindi al freddo e al gelo, proprio perché era all'aperto, era al fuori, no? Quindi faceva molto freddo, quindi freddo e gelo. O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
ok? Quindi, o bambino mio divino, ti vedo qui a tremare. Perché? Perché è avvolto semplicemente in fasce, quindi all'aperto, dicevamo, al freddo, al gelo, quindi trema per il freddo e il gelo. E ricordiamoci che era stato deposto quindi in fasce nella mangiatoia. Se appunto siete familiari insomma con la tradizione dei Vangeli, allora era stato disposto nella mangiatoia. La mangiatoia che cos'è? È un recipiente in realtà a forma di cassa, in genere di legno, in cui si mette il foraggio per il bestiame. E proprio perché ricordiamoci che in qualsiasi natività, in qualsiasi presepe c'è non solo Maria e Giuseppe, ma dietro Maria e Giuseppe il bambino nella mangiatoia, che vedete qui un esempio di mangiatoia, ci sono anche l'asino e il bue, proprio perché insomma la mangiatoia anche qui si trova in una stalla c'è il foraggio dentro per gli animali, per il bestiame. E vi chiederete allora, ma Gesù è nato in una stalla o in una grotta? E qui, insomma, stalla e grotta nella Palestina poi di un tempo, in realtà erano praticamente equivalenti, perché in genere, allora, la presenza, insomma, come dire, dell'asino, del bue, come dire, se fossero stati in una grotta, sarebbero stati un po' tutti molto angusti, giusto? Un po' tutti troppo stretti, quindi non ci sarebbe stato spazio a sufficienza. Ma nella Palestina ai tempi di Gesù, come dire, le mangiatoie, le stalle erano per lo più costruzioni precarie di legno che erano addossate a una parete magari di grotta, una parete di una montagna, d'accordo, scavate anche nella roccia. Quindi era a metà strada, possiamo dire, tra una stalla e una grotta. In realtà sì, una grotta, come dire, la parte esterna era più, diciamo, di roccia, e poi c'era questa costruzione precaria di legno addossata proprio alla parete della roccia. Quindi per questo che c'era l'asino, c'era il bue, c'era la mangiatoia, quindi stalla e grotta ai tempi erano praticamente equivalenti, ok? Poi proseguiamo un attimino dopo questa digressione. O Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato. Allora, Dio beato, beato si intende spirito eletto, è sinonimo di spirito eletto, spirito celeste, ok? O Dio beato. E qui il verso viene ripetuto e quanto ti costò l'avermi amato, quanto ti costò l'avermi amato, quanto è costato praticamente a Gesù aver amato l'umanità. Qui ecco si riferisce a quanto è costato Gesù aver amato l'umanità, perché secondo il Vangelo è finito in croce per la salvezza degli uomini, ok? Quindi gli è costata la croce, ok? Allora adesso ascoltiamo la seconda strofa. Allora, vediamo quindi questa seconda strofa parola per parola. Allora, a te che sei del mondo il creatore, qui il senso, l'ordine della frase è stato un po' invertito per ragioni stilistiche, per poi far rima con il verso successivo, ma diremmo a te che sei il creatore del mondo. E poi prosegue, mancano panni e fuoco, o mio Signore. Allora, un'altra versione con il termine dialettale fuoco, quindi la troverete anche mancano panni e fuoco. Qui abbiamo con proprio l'italiano fuoco. Cosa si intende con mancano panni e fuoco?
Si intende che Gesù proprio non ha vestiti, vedete che se vi ricordate dal verso successivo era tutto in fasce, giusto, nella mangiatoia, quindi non ha panni, non ha vestiti e manca il fuoco era ai tempi di Gesù si utilizzava il fuoco per riscaldare gli ambienti, ma qui manca proprio perché sono all'aperto, quindi in termini odierni in realtà manca il riscaldamento, giusto? Non ha né vestiti né un posto caldo. Ecco, quindi al momento è al di fuori, esposto praticamente a tutti gli elementi, ecco, senza vestiti e senza calore, senza riscaldamento, ok? O mio Signore. E poi prosegue, caro eletto, pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora. Allora, caro eletto, pargoletto è il diminutivo da pargolo, un termine antico per riferirsi a un bambino in tenera età. E poi abbiamo quanto questa povertà più mi innamora. Allora, qui significa che il fatto che Gesù sia nato così povero lo fa amare ancora di più dal compositore della canzone, da questo santo Alfonso Maria de Liguori, e individualmente poi da ogni uomo, ok? Quindi il fatto che Gesù sia povero lo fa amare ancora di più. Giacché ti fece amor povero ancora, poiché Gesù, qui si intende poiché Gesù per amore degli uomini si è fatto povero, quindi ancora più amato, proprio perché si è fatto povero per l'amore degli uomini. Quindi vi consiglio tra l'altro, ecco, di dare un ascolto anche alla versione che Bocelli poi ha cantato, molto molto bella, anche che ha suonato al pianoforte in una sua performance, molto bella, l'ha cantata benissimo. Vi consiglio di dargli un ascolto. E niente, comunque concludiamo così allora la nostra lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta, spero che questa canzone anche possa rientrare nel vostro repertorio di canzoni natalizie, se ne avete uno, di canzoni preferite da cantare nel periodo di Natale. È una canzone molto bella, una canzone un po' così, sì, è una canzone religiosa, quindi magari non così comunemente cantata come altre canzoni, diciamo più profane, ecco, più non legate proprio al tema religioso, però è una canzone molto bella, tradizionale, insomma, che sentirete molto spesso in Italia nel periodo di Natale. Fatemi sapere se vi è piaciuta e se poi sì, mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora colgo l'occasione qui di farvi tanti auguri, tanto che domani è Natale, tanti auguri, che passiate una giornata di Natale molto serena, in famiglia e divertendovi, e ci rivediamo poi qui martedì con un prossimo episodio. Allora, alla prossima, ciao ciao!